come non chiedere al massimo esperto in materia? È venuto fino a Bolzano per chiedermi sta roba, ragazzi. Sono venuto apposta a Bolzano, e qui siamo a Bolzano, zona industriale, ma Bolzano è, per chiedere a lui la differenza fra questi due. Beh ragazzi, siamo a Bolzano, sono nella patria dell'amico Manuel Agostini che seguo, lui è diciamo il re di questo mondo di iPhone. Io ho due smartphone, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max, due telefoni, anzi due iPhone, e oggi dopo 5 mesi di uso massivo vi racconto tutta una serie di cose, vi spiego tutta una serie di cose che spero apprezziate, perché sono fondamentali per capire se è un affare comprarlo oppure è un affare non comprarlo e magari tenere questo per chi ce l'ha, oppure perché è un modello più vecchio prendersi il 13 invece che il 14. E dunque si inizia, che dire, se volete datemi un like per contribuire alla crescita del canale, e se non sei iscritto o iscritta, che dire, se ti unisci a noi sarebbe fantastico. Oggi, dopo 5 mesi che li uso entrambi, di fatto lo faccio per tutto, ho due sim telefoniche distinte nei due telefoni, stesso operatore anche se diverso, ma di fatto è lo stesso, scoprirai anche il perché vedendo questo video. Sono 5 mesi esatti di test giornalieri e ora è il momento di tirare esattamente le somme e fare un confronto tra i due miei modelli top gamma di Apple, iPhone 13 Pro Max e iPhone 14 Pro Max. Quali sono le differenze? In cosa si distinguono? Sono due dispositivi di fatto molto simili. Apple ha fatto un po' di miglioramenti con lui, miglioramenti diciamo significativi, ma noi andremo a capire i miglioramenti valgono questa situazione. Dunque mettiamoli insieme, iniziamo a lavorare e vi racconto un po' di cose su di loro. Ma passare dal 13 al 14 vale la pena? Tutta questa differenza di prezzo vale? Oppure se siamo a un modello anteriore rispetto al 13 Pro Max conviene magari passare direttamente al 13 senza bypassarlo e andare al 14? Mettiti comodo che, come vedi, li ho entrambi e ti dico tutto. Beh, tutto quello che ti racconterò, sia chiaro, è strutturato per arrivare a dire meglio un iPhone 14 Pro Max nuovo o un iPhone 13 Pro Max ricondizionato, con un investimento di soldi totalmente diverso, anzi non totalmente ma comunque diverso. Insomma, vale la pena prenderci un iPhone ultimo uscito o ci possiamo prendere il precedente, ovvero iPhone 13 Pro Max? Beh, partiamo dalla linea e anche dalle prestazioni del telefono. Io ho su iPhone 14 Pro Max l'operatore HO mobile che si appoggia a Vodafone ed è un marchio di proprietà di Vodafone. Su questo iPhone 13 Pro Max ho invece Poste Mobili che anche lui si appoggia proprio a Vodafone. Dunque posso testare esattamente se i due marchi hanno la stessa forza in termini ovviamente di segnale, e vi dico subito che non noto nessun tipo di differenza proprio in qualsiasi zona io sia con questi due smartphone, stesse tacche, stessa potenza, anche inerente i dati. Beh, e adesso parliamo di quella che ritengo la più grande novità, ovvero la fotocamera principale. L'iPhone 14 Pro Max, ormai si sa, ha una fotocamera da 48 megapixel con una risoluzione più elevata rispetto ai 12 megapixel di lui, ovvero del 13. E mi sta riprendendo proprio, io sto facendo questo video usando proprio il mio iPhone 14 Pro Max. E tutto questo si traduce, come ovvio che sia, in foto sicuramente più nitide, più dettagliate e più realistiche. Inoltre il nuovo modello offre anche video cinematici in 4K e una nuova stabilizzazione nella modalità azione. E se sei un appassionato di fotografia, iPhone 14 Pro Max potrebbe essere anche la scelta giusta
anche se ovviamente ti dico o vi dico subito che le differenze ci sono con lui, e certo che ci sono, ma non è che si notano così marcate. Beh, la seconda grande novità è il Dynamic Island, che sostituisce la tacca del 13 Pro Max. Diciamo, questa forma a pillola agisce come una sorta di barra di stato per le attuali attività di iPhone. È una caratteristica molto interessante, utile, ma non giustifica un aggiornamento al modello superiore se la sostituzione della tacca non ti interessa e ti basta praticamente ti basta anche la piccola tacchettina in alto e non l'isola. Beh, inoltre iPhone 14 Pro Max ha un display sempre attivo, una funzione che gli utenti Android conoscono da anni, anche se questa funzione consuma un po' di batteria e è bello però averla come opzione. Io ve lo dico, per me non è essenziale e la batteria non so se sia per questo, ma ne risente decisamente. Il display OLED da 6,7 pollici è quasi identico sui due modelli, ma iPhone 14 Pro Max ha bordi più sottili e una luminosità massima superiore, raggiungendo l'incredibile cifra di 2000 nit. Questo significa che la visualizzazione del nuovo iPhone all'aperto è molto più semplice. Esempio, io che lo uso sempre per volare con i miei droni, preferisco e uso più spesso il 14 rispetto al 13 perché è molto più luminoso. Io volo tanto anche col 13, volo con Android, ho un Redmi Note Pro 10, ma soprattutto adesso con questo schermo volo con il 14 perché è veramente molto luminoso. Beh, entrambi i telefoni utilizzano il Face ID per dati biometrici, ma il 14 Pro Max utilizza gli stessi sensori e la stessa tecnologia del 13 Pro Max, quindi l'esperienza di utilizzo del Face ID è esattamente la stessa. Infine c'è un nuovo chip A16 Bionic più veloce nell'iPhone 14 Pro Max, ma non ci sono grandi differenze rispetto al 13 Pro Max in termini di velocità e a mio avviso la durata della batteria mi soddisfa forse ancora sempre di più, pensate voi, quella del 13 Pro Max. Io ne faccio uso massivo con entrambi, ma il 14 Pro Max arriva alla sera che accusa molto di più del 13 Pro Max. In generale iPhone 14 Pro Max offre alcune nuove funzionalità interessanti, ma non giustifica necessariamente un aggiornamento per tutti. Se sei un appassionato di fotografia o desideri un nuovo design, che ne so, magari in questo cambiamento con la tacca che sparisce e arriva questa nuova gestione dall'isola in alto, allora iPhone 14 potrebbe essere uno smartphone che fa per te, ma altrimenti iPhone 13 Pro Max, ovvero questo che ho in mano, il 14 mi sta riprendendo, è ancora un telefono eccellente che non ti deluderà sicuramente. Beh, certamente la differenza su cui puntare è, come puoi capire, la fotocamera, che è l'area in cui iPhone 14 Pro Max e iPhone 13 Pro Max differiscono un po' di più. E se in breve si vedono i dettagli, il modello 13 Pro Max era già dotato di una fotocamera principale da 12 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel, una fotocamera teleobiettivo da 12 megapixel, tutte un'apertura f1.5. Con iPhone 14 Pro Max Apple ha aumentato la risoluzione della fotocamera principale portandola a 48 megapixel, mantenendo un'apertura f1.5. Ciò significa che le foto scattate con iPhone 14 Pro Max saranno molto più dettagliate rispetto alle foto scattate con iPhone 13 Pro Max, e questo è pacifico. Inoltre la fotocamera ha anche una nuova tecnologia chiamata pixel binning, che consente di andare a combinare 4 pixel in uno per ottenere immagini migliori in condizioni di scarsa illuminazione, e questa è la cosa che più noto, ovvero gli scatti fatti con poca luce. Ecco, lì la differenza si denota un po', ma negli scatti fatti con una sufficiente luce non si apprezzano grandi differenze, e anche lui, il 13 Pro Max, fa roba di grandissimo livello. Inoltre iPhone 14 Pro Max ha una nuova modalità di ripresa video, ovvero la Cinematic Pro, che
ci consente di andare a regolare manualmente la messa a fuoco e l'esposizione durante la registrazione del video. Questa funzione, insieme alla nuova stabilizzazione della modalità azione, ci consente di andare a ottenere video più fluidi e di alta qualità, e magari chi deve usare lo smartphone in queste circostanze, il 14 è senza dubbio più performante sotto questo specifico aspetto. Anche la fotocamera frontale ha subito alcuni miglioramenti con l'aggiunta di un sensore di profondità per il riconoscimento del volto, che migliora la qualità degli scatti in modalità ritratto e anche, perché no, le videochiamate. Tuttavia, non tutti questi miglioramenti si traducono poi necessariamente in un miglioramento effettivo, e questo dobbiamo chiaramente dirlo, un miglioramento effettivo delle prestazioni della fotocamera. Ad esempio, sebbene la fotocamera principale sia in grado di scattare foto a una risoluzione più elevata, le foto scattate a questa risoluzione sono ovviamente molto più grandi e richiedono più spazio di archiviazione, e di conseguenza richiedono anche uno smartphone con un taglio di memoria maggiore. Inoltre il processore di immagini dell'iPhone 14 Pro Max è lo stesso del suo predecessore, che ciò significa che alcune delle nuove funzioni fotografiche potrebbero non funzionare con la stessa fluidità su entrambi i modelli. Ora mi sto riprendendo con un semplice selfie con la camera principale dell'iPhone 14 Pro Max, sicuramente sarà un po' in movimento, ma ve lo faccio anche da qua. In sintesi, iPhone 14 Pro Max è una fotocamera comunque principale con una risoluzione elevata e alcune nuove funzionalità fotografiche di ripresa, ma l'esperienza fotografica generale rimane molto simile a quella da iPhone 13 Pro Max. Se sei un appassionato di fotografia e vuoi la massima qualità, potresti valutare l'aggiornamento, ma per la maggior parte delle persone la fotocamera dell'iPhone 13 Pro Max è molto buona e può essere più che è sufficiente. Direi che possiamo andare a concludere parlando di costi. Se vuoi un iPhone 14 Pro Max, il modello con il taglio minimo da 128 GB costa 1.489 euro. Considera però che, sfruttando le potenzialità di qualità massime, le immagini che cattureremo occuperanno tanta più memoria rispetto alla versione precedente di iPhone. Dunque qua, per stare tranquilli, dovremo prenderci almeno un 256 GB e il prezzo cresce, ovvero arriva a 1.619 euro. Il modello parallelo dell'iPhone 13 Pro Max, ovvero lui, non lo troviamo più in vendita sul sito ufficiale, e se andiamo su Amazon, sempre 256 GB, lo troviamo, esempio, ricondizionato in condizioni eccellenti a 1.176 euro. Dunque ci corrono quasi 500 euro. E che dire, è vero che è un ricondizionato eccellente, ma credo che tra il 14 Pro Max 256 e il 13 Pro Max 256 non ci siano 500 euro di miglioramenti. Dunque lascio a voi la scelta se dovete acquistare un nuovo smartphone come questo, come lui o come quello che mi sta riprendendo, ovvero un iPhone 14 Pro Max. Vi ho fatto vedere le differenze durante questo video, mentre l'ho girato e mentre giravo con due telefoni, e che dire, spero che questo video vi sia piaciuto e magari vi faccio dare un consiglio dall'esperto Manuel Agostini che porto in questo video. Sentite un po' che mi ha detto che è a Bolzano. Allora, Manuel Agostini, per chi non lo conosce, Iscrivetevi al mio canale. Iscrivetevi al canale, ha bisogno, perché non c'è iscritti, messo malissimo. E insomma, a parte gli scherzi, lui è il massimo esperto, io ti chiedo un contributo, ovvero, Manuel, attento, concentrati, cuffie, meglio un iPhone 14 Pro Max oppure un 13 Pro Max, nuovo il 14, ricondizionato il 13? Allora, quello che dico sempre anche a chi lo chiede, dei miei iscritti, se hai il budget e la voglia di avere tutte le novità, ovviamente compra il modello nuovo, non stiamo nemmeno a discutere. Se invece vuoi fare un discorso di qualità-prezzo, di opportunità, di quello che ti serve... Il budget è 1.600 euro, però. C'è gente che ce l'ha, certo. Però se non ne fai una questione di novità e tutto, e invece ne fai una questione di rapporto qualità-prezzo, non ha alcun senso prendere il nuovo se puoi trovare una buona occasione di prezzo sul ricondizionato, perché le differenze effettivamente, soprattutto se prendiamo a guardare
qualità foto e video dal 13 Pro Max al 14 Pro Max non sono così fondamentali, soprattutto se non cerchi una qualità che poi ti possa servire nel lavoro. Io ad esempio utilizzo comunque per le mie riprese un 13 Pro Max in abbinamento al 14 Pro e non c'è tutta questa differenza. Addirittura mi dice anche il 12 può essere... Anche il 12 Pro Max può essere un'opportunità, risparmiando ancora di più, perché alla fine la qualità del telefono è sempre quella. Magari non ci sono le ultimissime novità, ma il suo lo fa. E allora, Manuel, ti ringrazio, spero che avete apprezzato questo contenuto, condito con il consiglio finale di un espertissimo in materia, perché lui parla veramente per cognizione di causa. Ci si vede alla prossima, ragazzi, un abbraccio da Bolzano, ciao. Ciao a tutti. Ciao ciao.